Questo episodio di SmackDown si apre con il campione indiscusso WWE, l'American Nightmare Cody Rhodes, intervistato da Joe Tessitore, e quest'ultimo gli chiede se sente la pressione visto che domani notte verrà privato del titolo che poi alla Royal Rumble sarà sospeso sulla sua testa e su quella di Kevin Owens, e cosa ne pensa del fatto che Shawn Michaels debba monitorare questa firma del contratto, e l'American Nightmare gli risponde che non c'è persona migliore di Michaels. Lui l'ha visto vincere per 2 volte la Royal Rumble ed è anche un esperto di ladder match, e la WWE gli ha consegnato le chiavi del futuro in mano facendogli gestire NXT, ma ora lui sente tutti dire che vogliono il main event di WrestleMania, ma non c'è modo migliore per arrivare a WrestleMania, cioè con il titolo alla vita, e Joe Tessitore gli ricorda ciò che è successo all'ultimo Saturday Night's Main Event, quando dopo il match Kevin Owens l'ha colpito con una package pile driver e gli chiede cosa ne pensa ora del suo vecchio amico e cosa vede nei suoi occhi, e Cody gli dice che Owens è probabilmente uno dei migliori wrestlers di quest'epoca, è unico sul ring, ma quando c'è da scegliere la strada facile o la strada difficile per raggiungere un obiettivo, lui sceglierà sempre quella facile. Ma alla Royal Rumble questa volta non ci saranno arbitri a separarli, non ci saranno conteggi non visti e non ci saranno squalifiche, perché l'unico modo per vincere sarà quello di salire sulla scala e afferrare i titoli, e l'unica cosa che vuole dire in faccia a Kevin Owens è buona fortuna. Boh, vabbè, 10 minuti inutili alla fine. I Pretty Deadly sono pronti per il loro match e chiedono ai DIY di andare con loro, ma Johnny Gargano ha anche lui un match contro Apollo Crews e i musicisti gli dicono che sono solo scuse, e Ciampa gli ricorda che sono i campioni di coppia e non devono permettersi di mettere in dubbio la loro integrità, ma Gargano crede in loro e gli ricorda che la promessa la manterranno. Ora è meglio che si occupano dei Motor City Machine Guns e un giorno avranno questa shot ai titoli. I musicisti hanno anche avuto un faccia a faccia con Angel e Berto, e in un match bellissimo i Motor City Machine Guns hanno battuto i Pretty Deadly, ma con moltissima difficoltà, in un match molto combattuto e divertente. E i musicisti, dopo essere andati vicinissimi alla vittoria con un paio di mosse combinate, sono però poi stati vittima della Skull and Bones, che ha consegnato la vittoria ai Motor City Machine Guns. Nick Aldis incontra The Miz nel suo ufficio e quest'ultimo gli dice di aver visto l'intervista di Joe Tessitore a Cody Rhodes ed è stata veramente una grande intervista, ma se lui vuole i ratings e vuole un'intervista fatta bene, allora ci vuole il Miz TV, e vorrebbe intervistare proprio Kevin Owens, ma Aldis dice che forse non lo sa, ma lui ora è di SmackDown, e Miz non sembra molto contento perché ci sono i Wyatt a SmackDown e ha capito subito che è stato Karrion Kross a fare questo magheggio. Basta Wyatt Six, basta, vi prego. Kevin Owens, incazzatissimo, va da Joe Tessitore e gli chiede perché non ha intervistato anche lui, ma soltanto a Cody Rhodes. E ora che Michael Cole è andato a baciare il culo di Pat McAfee a Raw, Tessitore ha fatto come hanno fatto tutti e come ha fatto anche The Rock, cioè baciare il culo di Cody Rhodes, e se la prende anche con l'attore McConaughey, dicendogli che alla Royal Rumble batterà Cody Rhodes e diventerà l'unico campione WWE, proprio come hanno fatto gli Ohio States con la sua stupida squadra. E arriva Jimmy Uso che gli dice che sta parlando troppo e lo attacca, e mentre Owens scappava e Jimmy lo sfida nel main event di stasera. Carmelo Hayes va da Nick Aldis e gli ricorda che voleva lui un match con Jimmy Uso, e il GM di SmackDown gli dice che questo match si farà ma settimana prossima. Ma ora con la transfer window lui ha messo sotto contratto un altro atleta di Raw e lui sarebbe l'avversario perfetto, ma Him non si fida più del GM dopo che l'ha messo contro Braun Strowman, quindi vuole prima vederlo, e Aldis gli dice che non ci sono problemi perché lui è già lì. Michin e B-Fab battono in neanche 5 minuti Chelsea Green e Piper Niven con l'XOC che schiena dopo la Hit Defeat la campionessa degli Stati Uniti. Particolare questa scelta di farle vincere in un match così corto. Carmelo Hayes e Nick Aldis sono ancora nel suo ufficio ad aspettare questo grande talento firmato a SmackDown, che è Damian Priest, e stasera vedremo Carmelo Hayes contro Damian Priest. Charlotte Flair entra a far parte della Royal Rumble, e ora sul ring troviamo la campionessa femminile WWE Tiffany Stratton, e dice che settimana prossima 30 donne si affronteranno nel Royal Rumble match per avere un match titolato contro di lei a WrestleMania, e lei settimana scorsa ha battuto l'ultima vincitrice della rissa reale, cioè Bayley, e quindi è pronto a tutto. Ma arriva Rhea Ripley e le ricorda che anche lei è campionessa ed è contenta di ciò che ha fatto a Nia Jax, ma non è nulla in confronto a ciò che lei le farà
arriverà a Saturday Night's Main Event e arriva proprio la gigantessa e ci dice che vincerà la Royal Rumble e vincerà anche domani contro Rhea Ripley, così da diventare doppia campionessa. Ma arrivano anche Bianca Belair e Naomi ed entrambe ci dicono che parteciperanno e vinceranno la Royal Rumble. Ma arrivano anche Liv Morgan e Raquel Rodriguez e anche loro due parteciperanno al Royal Rumble match e Rhea Ripley attacca la Morgan e c'è la rissa tra tutte e ci sarà un match 3 contro 3 tra Nia Jax, Candice LeRae e Liv Morgan contro Rhea Ripley, Naomi e Bianca Belair. Lo volevamo? No. Ne avevamo bisogno? Assolutamente no. Quel promo ha frantumato le palle? Assolutamente sì. Vabbè, però nonostante tutto è stato un bel match vinto dopo una decina di minuti dal Team Hill grazie all'astuzia di Liv Morgan. Michin, grazie alla vittoria di prima, ha ottenuto uno shot al titolo degli Stati Uniti per settimana prossima. Apollo Crews batte Johnny Gargano con un roll up dopo che Motor City Machine Guns hanno distratto i DIY in un match divertente ma durato pochissimo. Jacob Fatu domani sera distruggerà Braun Strowman e quello sarà un match tra Godzilla e King Kong e non importa lui chi sia perché lui è entrambi, ma stasera Tama Tonga distruggerà prima LA Knight così tutti diranno ed LA Knight prima del match in un promo alla The Rock prende in giro sia Tama Tonga che Jacob Fatu. Match tra LA Knight e Tama Tonga finito con la vittoria della megastar grazie alla BFT nonostante l'intervento di Jacob Fatu. Match abbastanza carino di una decina di minuti, ma dopo il match Jacob Fatu ha attaccato LA Knight ed è arrivato Braun Strowman che ha scaraventato Jacob Fatu fuori dal ring. Chissà che match che vedremo a Saturday Night's Main Event. The Miz aveva creato un'alleanza con Grayson Waller e Austin Theory promettendogli di diventare ricchi facendoli partecipare ad Marine 7, ma arriva Nick Aldis che dice ai due di preparare le valigie perché andranno a Raw. Povero The Miz. Shinsuke Nakamura non perderà mai il titolo degli Stati Uniti e parteciperà anche al Royal Rumble match vincendolo di nuovo e facendo iniziare il 2025 come il suo anno delle conquiste. Damien Priest in un bel match molto combattuto ha sconfitto Carmelo Hayes, veramente un match molto divertente dove Him ha avuto anche modo di mostrare le sue abilità e non di perdere in uno squash, anzi è andato anche più volte vicino alla vittoria. I Motor City Machine Guns alla Royal Rumble affronteranno i DIY in un 2 out of 3 falls match con in palio i titoli di coppia. Cody Rhodes si congratula con Damien Priest e quest'ultimo gli dice che si vedranno presto. Wow! E finalmente è arrivato il momento del main event, il match tra Jimmy Uso e Kevin Owens e quest'ultimo si è presentato con la maglietta di Naomi, la moglie di Jimmy Uso. È stato un match molto carino e divertente, niente di eccezionale, vinto grazie alla pop-up powerbomb di Kevin Owens e subito dopo il match ha provato a colpire Jimmy con un package pile driver sul tavolo dei commentatori, ma è arrivato Cody Rhodes e la puntata si interrompe con un'altra rissa tra questi due. E beh, che dire ragazzi, puntata normalissima senza nulla di eccezionale, ma con il debutto di Damien Priest a SmackDown. Fatemi sapere qui sotto ovviamente come vi è parsa questa puntata di SmackDown e vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!